Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo cuscinetto portafedi a forma di cuore. È un progetto che io ho realizzato per un matrimonio, ho pubblicato la foto sui social, quindi sulle mie pagine, e me l'avete richiesto in tantissime. È velocissimo da realizzare e soprattutto potete farvi un gradito regalo per matrimonio o anniversario. Questo l'ho realizzato e ho inserito le mie fedi, quindi la mia fede e la fede di mio marito, solo per farvi vedere, quindi un prototipo. Voi lo potete realizzare dei colori che volete e soprattutto inserire comunque tutte le decorazioni appunto che volete mettere. Anzi, un'idea in più, potete passare il nastrino anche in questi fori che ci sono laterali e quindi arricchirlo ancora di più. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò sempre con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale, e nello stesso tempo pubblicherò i progetti che mi sono richiesti e quindi vi farò vedere anche ciò che poi diciamo realizzo su commissione. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone color panna, lurex, non so se riuscite a vedere i brillantini comunque che ci sono, proprio il lurex del cotone. Lo lavorerò con uncinetto numero 3, poi avrò bisogno un paio di forbici, dei veletti, quelli là proprio che si fanno i confetti, che servono appunto per confezionare i confettini, e poi del nastrino per poter fare i fiocchetti per poi inserire le fedi. In questo caso io utilizzerò questo nastrino, 2 pezzetti di nastrino giallino. Prendiamo il cotone e facciamo un cerchio magico. Entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo e qui lavoriamo 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio e lavoriamo 2 maglie alte. Scusate, 1 e 2. Le 3 catenelle ci hanno sostituito la prima maglia alta, quindi abbiamo lavorato 3 maglie alte. 2 catenelle, entriamo di nuovo nel cerchio e facciamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, abbiamo fatto 1, 2, 3 gruppetti, ne dobbiamo fare in tutto 4, quindi facciamo un altro gruppetto di 3 maglie alte, due catenelle e possiamo stringere la codina. Rientriamo e ci chiudiamo nella terza catenella con maglia bassissima. Abbiamo creato il nostro quadratino. Da qui ci spostiamo nella prima maglia con maglia bassissima, quindi andiamo nella seconda maglia con maglia bassissima ed entriamo
nel primo angolino, sempre con maglia bassissima. Qui ci rialziamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e facciamo altre 2 maglie alte, quindi le 3 catenelle al solito ci sostituiscono la prima maglia alta. Qui facciamo 3 catenelle, quindi creiamo il primo angolo, rientriamo nello stesso spazio e facciamo sempre 3 maglie alte, quindi l'angolo è formato da 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Entriamo direttamente nello spazio successivo, quindi nell'angolo successivo, e creiamo un altro angolo, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso spazio. 1, 2 e 3. E abbiamo creato il nostro secondo angolo. Continuiamo così, lavorando sempre le 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte nei restanti 2 spazi e ci vediamo alla fine. Arrivati alla fine abbiamo creato l'ultimo angolo, ci chiudiamo nella terza catenella con maglia bassissima. Ci spostiamo con maglie bassissime fino ad arrivare al primo angolo che abbiamo a disposizione, entriamo nell'angolo con maglia bassissima e da qui iniziamo sempre la stessa lavorazione: 3 catenelle, 2 maglie alte, quindi formiamo il primo angolo, 3 catenelle, 2 e 3, entriamo nello spazio, altre 3 maglie alte, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio al centro dei 2 angoli qua, senza fare catenella di separazione, direttamente lavoriamo 3 maglie alte, 2 e 3. Di nuovo ci lavoriamo l'angolo e l'angolo lo dobbiamo lavorare sempre 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e di nuovo lavoriamo nello spazio, quindi nella parte laterale, le 3 maglie alte. Quindi abbiamo già lavorato 2 angoli, la parte laterale con le 3 maglie alte, quindi 2 lati. Continuiamo così fino ad arrivare qui alla fine. Quindi ora ci lavoreremo l'altro angolo, poi le 3 maglie alte nello spazio, cioè nello spazio centrale, l'altro angolo e le 3 maglie alte, e ci rivediamo qui alla fine. Arrivati qui alla fine ci chiudiamo nella terza catenella con maglia bassissima. Abbiamo creato, guardate, il quadratino, che è poi una classica mattonella granny, di quelle classiche. Ci dobbiamo fare sempre la stessa lavorazione, quindi ci dobbiamo allargare e dobbiamo proseguire per altri 3 giri. Quindi calcolate, primo giro che è questo qui, secondo e terzo l'abbiamo fatti, ne dobbiamo fare quarto, quinto e sesto, quindi 6 giri in tutto. Quindi facendo sempre la stessa cosa, ci spostiamo nella parte dell'angolo centrale, lavoriamo all'interno 3 maglie alte, quindi partiamo con 3 catenelle, 2 maglie alte,
3 catenelle e 3 maglie alte. Qui nella parte centrale, in questa parte 3 maglie alte, qui nell'altra parte centrale 3 maglie alte e nell'angolo sempre 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Quindi ci facciamo questa lavorazione per altri 3 giri e ci rivedremo quando avremo già il quadratino alla grandezza che ci occorre. Arrivati alla fine dei 6 giri totali, 1 2 3 4 5 6, ci chiudiamo nella terza catenella iniziale del giro con maglia bassissima e abbiamo terminato la parte centrale. Quindi facciamo una catenella aggiuntiva e tagliamo il filo e lo agganciamo. Ora dobbiamo iniziare a fare le parti laterali. Possiamo prendere qualsiasi parte, non per forza qua dove abbiamo chiuso, quindi possiamo iniziare anche dalle 2 parti dove non c'è proprio la chiusura. Giriamo la lavorazione, questo è il lato il rovescio del lavoro, contiamo 1 2 3 4 5 6, quindi contiamo 1 2 1 2 e prendiamo questi gruppetti centrali e da qui inizieremo la lavorazione. Quindi prendiamo il cotone, facciamo un cappietto, lo stringiamo, contiamo 1 2 e andiamo in questa parte, nella parte centrale. Prendiamo il filo di lavorazione e lo facciamo passare direttamente dentro il cappietto. Da qui facciamo 6 catenelle, quindi 2 3 4 5 e 6, 2 gruppetti, entriamo nello spazio dopo i 2 gruppetti e ci chiudiamo con maglia bassissima. Quindi facciamo questo archetto. Qui contiamo come primo punto dove ci siamo agganciati, entriamo nel punto successivo e facciamo una maglia bassissima e nel punto seguente una maglia bassissima. Quindi ci fermiamo nel punto centrale del gruppetto che abbiamo qui a disposizione. Voltiamo il lavoro, filo sull'uncinetto ed entriamo direttamente nel nostro archetto lavorando 12 maglie alte. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Qui contiamo questa parte 1 2 3, andiamo sempre nella maglia centrale del gruppetto e ci chiudiamo con maglia bassissima. Ci spostiamo nel punto successivo con maglia bassissima, nello spazio con maglia bassissima,
nel primo punto con maglia bassissima, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e iniziamo a lavorare 12 punti alti intervallati da una catenella. Quindi entriamo nella prima maglia alta facendo una maglia alta, una catenella, entriamo nella seconda, facciamo una maglia alta, una catenella e continuiamo così fino alla fine. Quindi maglia alta e catenella su ogni maglia alta del giro precedente. Fatte le nostre 12 maglie alte con una catenella di separazione, entriamo uno spazio nel primo punto del gruppetto come abbiamo fatto all'inizio e ci chiudiamo con maglia bassissima. Qui continuiamo con maglia bassissima, quindi completiamo il gruppetto ed entriamo nell'archetto sempre con maglia bassissima. Facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro ed entriamo nella prima maglia alta facendo una maglia alta, 2 catenelle, entriamo nella seconda maglia alta. Quindi ripetiamo la stessa lavorazione però con 2 catenelle di separazione. Arrivati qui alla fine facciamo 2 catenelle e ci agganciamo direttamente all'archetto, quindi all'angolo, con maglia bassissima. E qui abbiamo terminato la lavorazione della prima parte. Quindi possiamo fare una catenella aggiuntiva, tagliamo il filo e lo agganciamo. Arrivati così, voltiamo sempre il lavoro dalla parte del rovescio e iniziamo dalla parte vicino a quella già lavorata e facciamo la stessa lavorazione. Quindi vi faccio vedere solo l'inizio e poi ce lo lavoriamo allo stesso modo. Quindi facciamo sempre il cappietto, lo stringiamo, entriamo qui, guardate, abbiamo l'angolo, primo gruppetto e secondo gruppetto, entriamo al centro, ci tiriamo il filo e ce lo tiriamo direttamente dentro il cappietto e qui facciamo le 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Ci chiudiamo con maglia bassissima e qui facciamo come abbiamo fatto dall'altra parte. Arrivati nella maglia centrale voltiamo il lavoro, quindi ci lavoriamo questa parte come abbiamo fatto con questa. Ci rivediamo poi alla fine della lavorazione. Quindi qui entriamo e lavoriamo le 12 maglie alte, ci agganciamo sempre nella maglia centrale del gruppetto, poi ci camminiamo sempre con maglia bassissima e facciamo la lavorazione, la maglia alta intervallata da una catenella, nel giro successivo da 2 catenelle. Quindi ci rivedremo alla fine. Arrivati alla fine della lavorazione ci agganciamo nell'angolo laterale con maglia bassissima e abbiamo terminato tutte e 2 le parti. Come vedete qui al centro abbiamo fatto la parte centrale, quindi abbiamo diciamo ci siamo agganciati nella parte centrale e abbiamo formato il nostro cuore. Ora partiamo a fare l'ultimo giro del nostro cuoricino. Quindi qui
dove siamo arrivati, che siamo nella parte centrale, ci rialziamo con 3 catenelle, entriamo sempre nello spazio dell'angolo e facciamo altre 2 maglie alte. Quindi 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, quindi 3 maglie alte. Una catenella nello spazio successivo, facciamo 3 maglie alte. 2 e 3. Una catenella, 3 maglie alte, quindi facciamo una lavorazione granny con una catenella di separazione fino ad arrivare a questo punto. Arrivati al punto centrale, quindi della parte sotto, lavoriamo 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte, quindi qui aggiungiamo una catenella in più. E continuiamo la lavorazione con una catenella di separazione e 3 maglie alte fino ad arrivare a questo punto, questo dell'aggancio. Non vi potete sbagliare perché l'angolo, lo stesso angolo dove ci siamo appunto agganciati e siamo partiti con la lavorazione. Quindi fino ad arrivare qui faremo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, fino a qui che dobbiamo fare 3 maglie alte. Arrivati a questo punto dobbiamo iniziare a fare le 3 maglie alte senza catenella di separazione. Quindi per ogni foro lavoreremo 3 maglie alte, quindi 3 maglie alte, entriamo nel prossimo e lavoriamo sempre 3 maglie alte. E lo faremo per tutto l'arco fino ad arrivare a questo punto. Quindi qua ci bloccheremo con la lavorazione delle 3 maglie alte, lasciando, questa è la parte centrale, il foro prima la parte centrale. Quindi ci lavoriamo 3 maglie alte senza catenella di separazione per tutti i fori che abbiamo nell'arco. Arrivati all'ultimo foro, questa è la parte centrale, qui lavoreremo 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3. Entriamo nel foro con maglia bassissima e dall'altra parte faremo la stessa lavorazione, quindi 3 mezze maglie alte nel primissimo foro che abbiamo, 2 e 3, e poi lavoreremo 3 maglie alte per ogni foro che abbiamo a disposizione fino ad arrivare nella parte iniziale, qui. Quindi 3 maglie alte per ogni foro. Arrivati qui alla fine ci chiudiamo nella terza catenella con maglia bassissima e abbiamo terminato il nostro cuore. Di questo ne dobbiamo realizzare 2, io l'altro l'ho già realizzato ed è questo, deve essere perfettamente uguale. Ed ora faremo la cucitura, diciamo, dei 2 cuori sempre lavorandoli all'uncinetto. C'è un altro metodo da poter fare per realizzare questo cuscinetto portafedi ed è quello di inserire, al posto di fare 2 cuori
all'uncinetto, farne uno e inserire nella parte dietro raso, stoffa, comunque ben tagliata con la sagoma del cuore e ben cucita. Quindi poi si imbottisce e si mettono il nastrino, si mette il nastrino e si posizionano le fedi. Quindi potete utilizzare o il metodo che vi sto proponendo oppure l'altro metodo che è altrettanto carino. Quindi ora qui dove siamo arrivati ci blocchiamo senza tagliare il filo, perché ci servirà appunto per unire i nostri due cuori. Quindi prendiamo una parte, qui c'è il rovescio e qui c'è il rovescio dell'altro. Qui guardate, si vede la codina. Dobbiamo mettere rovescio su rovescio, quindi le nostre parti visibili deve essere il dritto. Quindi lo sistemiamo facendolo combaciare perfettamente, anche perché è una lavorazione, i punti sono perfettamente uguali, quindi non avrete più di tanto difficoltà. Quindi dopo averli combaciati, quindi averli comunque sovrapposti uno sull'altro, iniziamo rientrando nel punto di chiusura, iniziamo la nostra lavorazione. Noi siamo arrivati qui, che è praticamente il primo dei gruppetti, e poi partiamo con, questo è l'ultimo gruppetto senza la catenella, in questo caso è questo qua dall'altra parte, perciò dobbiamo combaciare, dobbiamo unire. Quindi da qui rientriamo all'interno prendendo l'altra parte e facciamo passare il filo, facciamo una maglia bassa, prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo direttamente nel primo foro che abbiamo a disposizione, prendendoli giustamente tutti e due, e qui ci lavoriamo 5 maglie alte. Quindi facciamo un archettino di 5 maglie alte, 3, 4 e 5. Saltiamo un gruppetto, entriamo sempre nel foro, entrando sempre in tutte e due, e facciamo una maglia bassa. Di nuovo filo sull'uncinetto, entriamo nell'altro foro e lavoriamo sempre 5 maglie alte. 4 e 5. Entriamo nel foro e facciamo una maglia bassa, quindi stiamo creando dei piccoli archetti. Filo sull'uncinetto, entriamo nell'altro foro stando ben attenti a prenderli tutti e due e facciamo sempre 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nell'ultimo foro prima dell'angolo, maglia bassa. Ora entriamo nell'angolo lavorando 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5
e 6. Entriamo nel foro successivo, un attimino, e facciamo una maglia bassa. Quindi abbiamo fatto anche la parte di sotto inferiore del nostro cuore, e qui continuiamo come abbiamo fatto, sempre 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Poi entriamo in quello successivo e facciamo la maglia bassa, e continuiamo così fino ad arrivare qui, praticamente nella stessa parte dove siamo partiti, e dopo cambiamo un pochino gli archetti. Quindi ci lavoriamo, abbiamo lavorato il primo, altri 2 archetti, e ci vediamo alla fine di questa lavorazione. Arrivati qui, praticamente abbiamo 1 2 3 archetti da questa parte, quello là inferiore, 1 2 3. Qui continuiamo, prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo questo gruppetto, entriamo da questa parte e di conseguenza entriamo dall'altra, sempre allo stesso punto, e qui ci lavoriamo sempre le nostre 5 maglie alte. Diciamo che più che cambia la lavorazione, qui non ci ritroveremo la catenella di separazione, quindi diciamo che la parte dove entrare ce la dobbiamo trovare un pochino noi, contando appunto le 3 maglie alte sottostanti. Quindi 1 2 3 4 e 5, prendiamo questo gruppetto, entriamo da una parte e dall'altra e ci chiudiamo con maglia bassa. Continuiamo così, filo sull'uncinetto, saltiamo quest'altro gruppetto, entriamo al centro, e qui dall'altra parte entriamo anche al centro, e lavoriamo sempre 5 maglie alte, 2 3 4 e 5. Saltiamo 3, entriamo anche dall'altra parte e facciamo una maglia bassa. Continuiamo così, saltiamo 3 maglie alte, entriamo da una parte e dall'altra facendo sempre 5 maglie alte. 3, 4 e 5. Saltiamo sempre 3, che poi, se ci fate caso, si vedono i gruppetti, perché anche se non hanno la catenella di separazione, però sono comunque sia ben delineati. Se facciamo così vediamo tutti i gruppetti. Quindi continuiamo così fino ad arrivare qui alla parte centrale. Arrivati qui abbiamo il gruppetto delle mezze maglie alte, il punto centrale e il gruppetto delle mezze maglie alte. Quindi ci siamo chiusi con la maglia bassa. Arrivati a questo punto facciamo delle maglie basse, quindi una per ogni maglia che abbiamo a disposizione, prendendo, mi raccomando, tutte e 2 le parti, quindi parte davanti e parte dietro. Nel punto centrale entriamo direttamente nell'archetto facendo una maglia bassissima, e poi ricominciamo con una maglia bassa, prendendo tutte e 2, perché poi andiamo ad unirli facendo questa lavorazione, maglia bassa
e maglia bassa. Qui al centro entriamo al centro dei due gruppetti e facciamo una maglia bassa, filo sull'uncinetto, saltiamo il gruppetto da 3 e facciamo le nostre 5 maglie alte. Tutto questo perché come la lavorazione da una parte e dall'altra deve essere uguale, perfettamente uguale. Quindi facciamo 3, 4, 5 e continuiamo a lavorare come abbiamo fatto. Quindi saltiamo queste 3, entriamo fra i due gruppetti e facciamo la maglia bassa. La lavorazione viene così. Qui nella parte centrale viene evidenziato la parte proprio il rientro, e qui con gli archetti. E continuiamo. Prima però di continuare, arrivato ad un certo punto, dobbiamo imbottire il nostro cuore, perché lo stiamo unendo. Come vedete è tutto unito tranne questa parte. Quindi prendiamo i veletti e lo imbottiamo. Io ho preso questi veletti, diciamo della stessa tonalità quasi del cuore che sto facendo. Li mettiamo piegati, magari ne prendiamo più di uno a seconda poi di quello che vi ritrovate voi come veletti, e lo inseriamo nella parte dentro del cuore, così. Quindi la inseriamo dall'altra parte, quanto per dare uno spessore e soprattutto una lucidità anche all'interno, perché come vedete si vedrà proprio il lucido dei veletti. Ho pensato questo metodo per poterlo imbottire perché, essendo un cuore traforato, utilizzare l'ovatta non mi sembrava il caso. Quindi questo ad esempio lo inseriamo così e lo mettiamo nella parte sotto, quindi che dà a punta di sotto, così. Guardate un po' già come sta prendendo spessore, soprattutto morbido, però bello a vedersi. Qui forse non riuscite a vederlo bene, però vi posso assicurare che comunque è un lavoro delicato, cioè sembra molto delicato il dentro. E poi mettiamo un altro po' di veletti dalla parte questa qua che stiamo appunto facendo. Quindi questo è un metodo, il metodo mio. Poi voi lo potete imbottire, diciamo, come volete. Potete anche fare comunque un'imbottitura, non so, di stoffa, di raso. Comunque questo è un ottimo metodo. Dopo aver sistemato i veletti all'interno, proprio perché il cuscino portafedi non deve essere troppo bombato, quindi guardate, questo è lo spessore che sto dando io. Continuiamo la lavorazione, quindi sempre ad archetti come abbiamo fatto da questa parte. Continuiamo la lavorazione fino ad arrivare alla fine. Finita la lavorazione facciamo una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Lo agganciamo e il nostro cuore è pronto. Guardate, potete sistemare i veletti all'interno, quindi gli date la giusta forma e il nostro cuoricino è pronto. Ora prendiamo il nastrino, decidiamo un punto da una parte e dall'altra che sia alla stessa distanza, quindi in corrispondenza. Facciamo passare in due fori il nastrino, quindi facciamo passare all'interno, faccio un po' vedere così in linea di massima come, poi voi sicuramente metterete, personalizzerete anche questa parte,
fate passare il nastrino così, fate un nodino, quindi lo fissate alla lavorazione, quindi potete fare anche un doppio nodo, dopodiché fate passare la fede all'interno del nastrino e poi con un fiocchetto lo sistemerete, oppure vedete voi un pochino come sistemarlo. Quindi uno da una parte e uno dall'altra. Abbiamo terminato e abbiamo finito il cuscinetto portafedi, quindi a forma di cuore, ideale sicuramente per tutte le occasioni, che siano matrimonio e anniversari. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.